Io sono tra i più grandi sostenitori del podcast. Penso che i podcast siano degli strumenti estremamente utili e lo dico da ascoltatore e fruitore di diversi podcast che mi hanno fatto scoprire, ripassare e approfondire materie e temi in modo ottimale, ma lo dico anche da podcaster. Nel tempo infatti ho realizzato diversi podcast e ancora adesso mi dedico regolarmente alla registrazione di nuovi episodi. Sono convinto che i podcast rappresentino un fenomenale canale di comunicazione e di promozione e che possano essere importantissimi nella costruzione di un personal brand forte ed efficace. Perché sono un così grande sostenitore dei podcast? Uno dei grandissimi vantaggi dei podcast è che questi possono essere ascoltati praticamente in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Anzi, ci sono davvero poche attività che non ci permettono di ascoltare podcast. Ecco quindi che nella nostra quotidianità si creano tanti diversi slot temporali in cui possiamo imparare qualcosa di nuovo o approfondire temi già conosciuti. Mentre facciamo colazione, per esempio, possiamo ascoltare un podcast che ci spieghi le notizie economiche. Mentre invece facciamo la nostra corsa al parco possiamo ascoltare, un podcast sul digital marketing e mentre prendiamo la metro per andare in ufficio possiamo ripassare l'inglese con degli episodi mirati. E ancora, la pausa pranzo, il tragitto in auto per andare al lavoro, la spesa, persino un bagno rilassante possono diventare momenti perfetti per ascoltare i podcast che abbiamo selezionato sulla nostra piattaforma di riferimento. Di fatto, grazie ai podcast, il concetto di tempo sprecato di fatto scompare. Persino la coda che facciamo in mensa o al bar in attesa di pagare il caffè può diventare utile senza mai stare a pensare a nulla. Ma occhio, è davvero questo che vogliamo? È di questo che abbiamo bisogno? Me lo sono chiesto un po' di tempo fa e il giorno me lo ricordo bene perché dovevo semplicemente lavare i piatti e rimettermi al lavoro, niente di difficile o di strano. Non volevo però farlo come un uomo del Medioevo e quindi mi sono messo a cercare le cuffiette che erano rimaste nella giacca usata in mattinata. Ho infilato le cuffie e mi sono accorto che nella mia lista di podcast non c'erano episodi nuovi da ascoltare. Ho quindi cercato un nuovo podcast da ascoltare, decisione che però non è stata semplice, partendo dal presupposto che vivo ogni podcast come una sorta di impegno. Trovare un podcast interessante significa infatti dedicare del tempo potenzialmente anche parecchie ore della propria vita. Nel frattempo, mentre sceglievo il podcast, i piatti e le posate e i bicchieri mi guardavano un po' sconcertati. Morale della favola: senza l'esigenza di ascoltare un podcast, i piatti sarebbero stati lavati, asciugati e messi al loro posto in 2 minuti. Con l'esigenza scottante di ascoltare un podcast durante il lavaggio dei piatti, per non sprecare tempo, l'operazione ha preso perlomeno 9 minuti. Da qui la domanda. Non è che noi uomini moderni, noi persone del terzo millennio, nella nostra paura di non riuscire a fare tutto ciò che vogliamo fare, nella nostra cieca convinzione che la tecnologia ci possa aiutare a organizzare, sfruttare e riempire meglio il nostro tempo, finiamo invece per incasinarci la vita proprio dove non servirebbe? Quella tecnologia che ci dovrebbe aiutare a valorizzare ogni minuto della nostra giornata, non finisce invece per porci di fronte a nuovo stress, a nuove decisioni da prendere e quindi a nuovi sprechi di tempo? Non voglio dire che i podcast sono uno spreco di tempo, ovviamente non devi fraintendermi perché non lo direi mai, sono convinto del contrario. I podcast, quelli fatti bene, sono e restano un ottimo investimento del nostro tempo. Penso però che la persona che fa un ampio eccessivo utilizzo di podcast sia una persona che rischia di cancellare ogni momento vuoto dalla propria vita, il quale invece potrebbe essere molto utile per la nostra sanità mentale sul lungo termine. Penso che talvolta la nostra ansia di perdere tempo ci porti al contrario a perderne di più. No, non voglio certo dire che ascoltare tanti podcast equivalga a passare ore con lo smartphone in mano scrollando, bacheche di Facebook e Instagram. Quella sì che è una colossale perdita di tempo. Un piccolo rischio però c'è anche con i podcast. Il mio consiglio agli ascoltatori di podcast sull'onda di queste considerazioni? Allora, il primo, quello generale, è di assicurarsi di concedere del vero riposo o svago alla nostra mente. E intendo svago totale, non parlo del tempo dedicato al sonno né al tempo speso a imbambolarsi davanti a un reality show. Intendo proprio lasciare a briglie sciolte il cervello mentre si lavano i piatti, mentre si porta a spasso il cane, mentre ti fai la barba o fai la spesa. Quindi sì, continua ad ascoltare dei podcast, ma accertati di non farlo sempre e di non essere propenso a riempire ogni momento della tua vita con questa attività. Nel caso, fai una selezione di podcast che ritieni importanti, quelli che ti danno davvero qualcosa, e smetti di ascoltare gli altri.
Non posso ovviamente esimermi da rivolgermi anche ai podcaster, cioè quelli che producono podcast per lavoro, per piacere o entrambi. Questo discorso infatti riguarda anche i produttori, anche per loro c'è il rischio di andare incontro a troppo podcast. In questo caso il rischio però è duplice. Da una parte è possibile che i podcaster finiscano per spendere tanto tempo nel promuovere e dare visibilità alla propria produzione. Ogni giorno infatti nascono podcast ed è quindi difficile emergere e restare sull'onda. Ecco quindi che ci si impegna a promuovere i propri podcast sui social media, sui canali dedicati con, newsletter, post, andando quindi a risucchiare del tempo. In questo caso il mio consiglio è di dedicare ogni giorno uno slot predefinito per la promozione del proprio podcast, per esempio mezz'ora, e disconnettersi, laddove possibile ovviamente, per tutto il resto del tempo. Il secondo consiglio più perentorio è quello di produrre solo podcast di qualità, originali, utili e che valgano il tempo speso per la loro stessa produzione, nonché per il loro ascolto. I podcast possono davvero aiutarci a valorizzare il nostro tempo e sì, possono davvero aiutarci a rendere grande anche il nostro brand, a patto però di dare al podcast il valore che ha e di non dimenticarsi mai l'importanza del pensare a niente.